Ciao, sono Dyke Inside e oggi viaggeremo verso l'infinito e oltre, perché parleremo dell'M-Drive. E adesso, sigla! L'idea di M-Drive nasce dall'ingegnere aerospaziale Roger Scheuer. Roger Scheuer comincia a lavorare quindi su M-Drive, ovvero un motore in grado di produrre spinta senza dover utilizzare un propellente. La sua compagnia, Satellite Propulsion Research Limited, riceve un finanziamento da parte del Ministero del Commercio e dell'Economia britannico. Grazie a questo finanziamento, nel 2002, Roger Scheuer completa il primo prototipo del motore M-Drive. Nel dicembre del 2002, Roger Scheuer dichiara che è riuscito a ottenere una spinta di 0,02 Newton grazie a un magnetron di 850 watt. Questo è un momento di svolta nella sua ricerca. Nel 2006, Guido Fetta, un chimico italiano, propone anche lui una variante del motore M-Drive che viene chiamato Cannae Drive e che funziona con lo stesso principio, solo invece che tramite un rapporto di forma che abbiamo un cono nel motore M-Drive, nel motore di Guido Fetta la differenza è data da una differenza riflettenza delle superfici all'interno del motore. Al netto degli scettici le ricerche continuano. E nel 2008 alcuni ricercatori della Northwestern Polytechnical University in Cina fanno anche loro alcuni test preliminari, costruiscono il loro prototipo di motore M-Drive e arrivano alla conclusione che il motore produce spinta. Ma questo nel mondo della scienza non basta. Come funziona il motore M-Drive? Essenzialmente ha un funzionamento e uno schema relativamente semplice e si basa su un principio che Roger Scheuer afferma funzioni, secondo il quale delle onde elettromagnetiche all'interno della guida d'onda possano, attraverso la differenza di rimbalzo all'interno di un sistema a cono, produrre essenzialmente una spinta in una direzione. Queste onde elettromagnetiche vengono create da un magnetron e sono ad una frequenza di circa 2,4 GHz, ovvero molto simili a quelle che potete trovare in un forno microonde o vicino al vostro router di casa. Si tratta di onde elettromagnetiche ad alta intensità ma che non dovrebbero produrre spinta. Queste onde elettromagnetiche viaggiano all'interno della guida d'onda e arrivano dentro la parte a cono. Rimbalzando a diverse velocità creano una spinta ed è questo che dà il nome al motore M-Drive, Electromagnetic Drive, un motore a spinta elettromagnetica, in inglese chiamato anche RF, Resonant Cavity Thruster. Perché questo motore non dovrebbe funzionare? Beh, noi sappiamo che ad ogni azione corrisponde una reazione contraria. È
fisica di base. Essenzialmente le onde elettromagnetiche non hanno massa, è un po' come la luce, un po' come i fotoni, hanno una velocità, hanno una natura particellare, hanno una natura ondulatoria, ma non hanno una massa misurabile, e quindi la loro emissione all'interno di un tubo a cilindro, a cono, a diversa riflettenza, non dovrebbe dare adito a una spinta. È un po' come soffiare dell'aria che però non ha spinta, è un po' come soffiare dell'aria senza peso, non può trasferire parte del suo peso a qualcos'altro. Ma in questo caso le evidenze sperimentali sembrano confermare l'esatto contrario di quello che ci aspetteremmo, e cioè che genera spinta. La NASA quindi ha cominciato a condurre nuovi test più rigorosi, più attenti, cercando di escludere qualsiasi altra fonte di forza nell'equazione, in modo da rilevare esattamente se ci sia una spinta o se invece fossero errori dovuti a esperimenti fatti in maniera approssimativa. Questa è quella che si chiama peer review, ovvero la replicabilità di un esperimento, ed è la replicabilità dell'esperimento che determina il fatto che questo sia effettivamente valido. I risultati poi vengono pubblicati su una rivista scientifica ed altri ricercatori indipendenti e in altre parti del mondo devono essere in grado di replicare lo esperimento e di ottenere risultati simili. E se li ottengono, la scienza accetta il risultato, non è dogmatica, però ecco, bisogna poter dare la possibilità ad altri ricercatori di fare gli stessi esperimenti, altrimenti io posso conclamare qualsiasi tipo di scoperta scientifica, anche la più eclatante o anche la più semplice, ma se non posso darne prova non vale assolutamente niente. Perché si parla tanto di questo motore M-Drive? Dopotutto una spinta di 0,02 Newton a fronte di una potenza di 850 watt, non è certo quello che si definisce un motore dalla potenza fantasmagorica. Il motivo però per cui si parla tanto dell'M-Drive e perché è la NASA a ricercare la verità su questo motore è che è un motore in grado di funzionare senza propellente, semplicemente generando spinta dalla corrente elettrica. E questo è un fattore meraviglioso e soprattutto importantissimo per la conquista dello spazio. Oggi, quando vogliamo dirigerci in qualsiasi punto dello spazio, dobbiamo innanzitutto utilizzare una immensa quantità di carburante per riuscire a abbandonare la gravità della Terra, che è molto forte e che va contrastata con dei razzi che essenzialmente contengono al loro interno praticamente solo combustibile. Oggi per spedire 1 chilogrammo nello spazio ci vogliono circa $10.000. Questo significa che per spedire un essere umano medio ci vogliono circa $750.000. Perché ci vuole tutto questo denaro? Per riempire tutti quei grossi razzi, perché essenzialmente lì dentro c'è solo combustibile che viene bruciato nel momento del lancio. Una volta nello spazio, l'unico modo per muoversi di nuovo è bruciare combustibile, ma è chiaro che non si può trasportare troppo combustibile, altrimenti anche il combustibile e il contenitore diventa troppo pesante e quindi diventa ancora più difficile abbandonare la gravità terrestre. Il vantaggio di avere un motore che ci permette un avanzamento anche nel vuoto solo tramite l'energia elettrica è immenso. L'energia elettrica la possiamo ricavare per esempio dai pannelli solari. I nostri satelliti nello spazio continuano a utilizzare i loro pannelli per poter ricaricare i loro sistemi di bordo. Se noi utilizzassimo lo stesso sistema per muoverci nello spazio, saremo in grado di utilizzare il motore M-Drive durante tutto il tragitto e quindi continuare l'accelerazione nello spazio. Oggi invece noi lanciamo qualcosa con un razzo, quando è fuori dalla gravità terrestre gli si dà una direzione, sempre con questo sistema di propulsione a propellente solido piuttosto che liquido, e poi questo, dato che nello spazio non c'è attrito, continua la sua corsa all'infinito. Uno dei pochi metodi per accelerare è la fionda gravitazionale, che essenzialmente consiste nel lanciare un oggetto verso
un corpo celeste, un pianeta per esempio, ad alta velocità e utilizzando la forza gravitazionale di questo fare in modo che acceleri, un po' come un elastico che viene tirato e che quindi riceve poi una spinta. Ma la fionda gravitazionale non è certo il massimo della vita, diciamo, perché richiede che una sonda spaziale percorra uno spazio enormemente maggiore rispetto a quello che potrebbe fare se procedesse per esempio in linea retta, e comunque non gli permette di raggiungere velocità incredibili. La sonda è l'oggetto umano più veloce al mondo, è la sonda Helios, che raggiunge 66 km al secondo. Se la confrontiamo con la velocità della luce, che è 300.000 km al secondo, ci rendiamo conto di come essenzialmente sia estremamente lenta, e sappiamo bene quali distanze immense abbiamo da colmare nello spazio per sperare di raggiungere anche solo i pianeti più lontani del nostro sistema solare. Ad oggi la situazione del motore M-Drive è abbastanza controversa, non c'è ancora una verità condivisa. Quello che sappiamo è che la NASA ha cominciato a fare dei test approfonditi e essenzialmente ha trovato una spinta, ha trovato che il motore M-Drive sembra funzionare, ma non è ancora una verità scientifica. Serviranno ulteriori test, serviranno ulteriori conferme da parte del mondo scientifico. Nel frattempo, alcuni giorni fa, la NASA ha dichiarato che si comincerà a fare un test nello spazio, un vero test spaziale per il motore M-Drive, completamente nel vuoto, per verificare che effettivamente produca una spinta. Questo è un passo epocale nello sviluppo di questo tipo di motore, e se i risultati verranno confermati, veramente potremo sperare nei prossimi 10 anni, 20 anni di assistere a una vera e propria rivoluzione per i viaggi spaziali da parte delle sonde e anche di astronavi con equipaggio umano. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace qui sotto e di seguirmi sui social. Arrivederci al prossimo video da Dive Inside.